Ciao e benvenuto a questo nuovo appuntamento con l'informatica pratica. Io sono Stefano Ravagni e questo è il canale YouTube di PC Primi Passi. I dischi dove salvi i tuoi dati sono soggetti a molti errori che possono portare al blocco o mancato avvio del sistema. In questo video ti mostro come individuarli e correggerli con un semplice comando che Windows mette a disposizione da sempre. Se sei pronto a curare il tuo disco, iniziamo il video. I dischi fissi, siano essi di tipo meccanico o di nuova concezione SSD, sono uno dei componenti essenziali del tuo computer, nonché un punto nevralgico, dato che possono andare incontro a molteplici problemi di varia natura. Sul disco stanno tutti i tuoi dati, compresi i file essenziali all'esecuzione del sistema operativo, per cui una corruzione di questi file o una loro perdita o danneggiamento di vario grado compromettono irrimediabilmente la funzionalità del tuo amico cibernetico. Può capitare che il disco si danneggi fisicamente in alcuni settori ed ecco che i file contenuti in queste aree non saranno più accessibili, o che il sistema farà fatica a leggerli con conseguente ritardo nell'esecuzione di compiti spesso banali. Leggasi, il tuo computer diventa una chioccia e non sai perché. Come non accennare poi al fatto che un disco malandato o sulla via della rottura può compromettere la salvaguardia dei tuoi preziosi dati che potresti perdere irrimediabilmente. Per quanto la soluzione, o meglio la prevenzione che consiglio a questi problemi sia sempre tenere almeno 2 copie di backup dei propri dati importanti, su Windows ci viene incontro un'utilità che è presente da sempre nel sistema e che, eseguita come semplice comando con qualche opzione, consente di individuare e spesso correggere questi errori sul disco. Si chiama CHKDSK e sta semplicemente per Check Disk, un'abbreviazione, ovvero un controllo del disco. È un'utilità di Windows progettata per la ricerca e la correzione degli errori di sistema. Controlla se le dimensioni, la posizione e altre informazioni di sistema di un file corrispondono ai dati effettivamente presenti sul disco. CHKDSK cerca anche parti del disco rigido che potrebbero danneggiare i dati o parti che danno segni di cedimento, sia di tipo fisico, ossia danni materiali, che logico, ossia danni di visualizzazione e di allocazione della memoria senza la presenza di un danno meccanico. Se noti un rallentamento nelle prestazioni del tuo computer, oppure il sistema non si avvia, se noti problemi durante le copie di file o blocchi improvvisi, le cause potrebbero essere molteplici, ma con tutta probabilità implicano un coinvolgimento del disco e con queste utilità puoi andare a fare un check-up funzionale che spesso risolve anche il problema, se individuato. L'esecuzione del check disk può richiedere da 20 minuti a diverse ore per un disco classico, a seconda dell'obsolescenza e della capacità dell'hardware a tua disposizione, nonché dalle opzioni del comando che hai usato. Tieni presente che il computer funzionerà lentamente durante l'esecuzione di questo comando, per cui se lo esegui attendi che la scansione sia terminata prima di riprendere altri processi e soprattutto, ricorda bene, una volta avviata, falla sempre terminare, perché è un processo che è bene non stroncare mai. Ricordati questa cosa. È possibile scegliere tra diversi parametri per il comando CHKDSK per individuare problemi specifici. Il comando CHKDSK da solo, infatti, cercherà eventuali problemi nell'unità disco, ma non ne risolverà nessuno. Se i risultati indicano che non sono necessarie ulteriori azioni, non dovrai usare altri comandi o opzioni, quindi valuta tu se prima fare un test per capire se hai la necessità di approfondire e se lanciare direttamente il comando con le opzioni che riescono eventualmente a risolvere i problemi rilevati, visto che, come ti accennavo, il processo può durare anche parecchio tempo. Nell'infografica che ti mostro ecco una panoramica delle opzioni del comando CHKDSK, dove riporto soltanto le più importanti, quelle che probabilmente ti limiterai ad usare. Come vedi sono davvero poche e al di là di scrivere CHKDSK basta mettere uno spazio con una al massimo 2 semplici opzioni e dare l'invio.
Vediamolo in rassegna un attimo. Come dicevamo, il semplice comando da solo incrocia le informazioni sulle directory dei file con quelle del file system per verificare che corrispondano e si limita a eseguire solo una diagnosi senza tentare alcuna correzione. Quindi è da usare se vuoi fare un check-up senza perdere troppo tempo. L'opzione /F con lo slash verso destra risolve eventuali problemi strutturali del file system e della directory, correggendo le incoerenze esistenti. L'opzione con lo slash e la R ricerca le parti danneggiate dell'unità disco rigido fisica ed esegue contestualmente anche l'opzione F, per cui diciamo che digitando la R è come se tu avessi digitato anche la F. E questa opzione tenta di recuperare i dati per trasferirli poi in una parte non danneggiata della tua unità disco, quindi è il comando più utilizzato. Vediamo anche l'opzione con la X che esegue lo smontaggio di unità per controllarla e ripararla. A volte è necessario smontarla per poterla controllare a fondo. Anche in questo caso è come se tu eseguissi insieme anche l'opzione con la F. E infine l'opzione con la V che mostra il percorso e il nome di tutti i file durante l'esecuzione di un controllo. Va da sé che quindi puoi usare le opzioni in maniera concatenata, ovvero /F spazio /R spazio /V, per fare un esempio. Vediamo però nella pratica come si usa il comando chkdsk. Per usare il comando chkdsk ti basta aprire un prompt dei comandi come amministratore. È importantissimo che tu lo esegua come amministratore. Al prompt dei comandi potrai digitare il comando chkdsk seguito dall'unità da analizzare e infine i parametri opzionali di cui ti ho appena parlato. Per unità ovviamente si intende quella con cui Windows identifica uno specifico disco, ovvero nella pratica la lettera assegnata al disco, come per esempio C, D, E, eccetera, seguito sempre da 2 punti. Infine metti uno spazio dopo l'unità disco e aggiungi i parametri di cui abbiamo parlato. Lo schema sostanzialmente è chk spazio, lettera dell'unità seguita da 2 punti, spazio, opzioni che vuoi usare. Ad esempio, per riparare l'unità D, immetti chk spazio D 2 punti spazio /R. Vediamo un caso d'uso reale in diretta. Vediamo quindi un esempio pratico di come si utilizza il comando chkdsk. In questo momento sul mio computer ho inserito una penna USB che è riconosciuta con la lettera E sull'unità E ed è chiamata WITEC. Vediamo come posso andare a usare il controllo chkdsk. Da Start vado a eseguire un terminale, o meglio lo vado a cercare, prompt dei comandi, esegui come amministratore. Dalla finestra che compare, quello che vado a scrivere è chkdsk spazio lettera dell'unità, quindi E, 2 punti è importante per identificare l'unità, spazio /R. A questo punto posso premere invio. Viene analizzata l'unità e come vedi parte un controllo che ti mostra subito che tipo di file system è stato utilizzato, quando è stato creato, numero di serie e parte subito la verifica dei file e delle cartelle in corso. Ovviamente su una pennetta così piccola come quella che ho usato io ci sono poche cose, però viene fatto comunque un'analisi del file system. In questo caso mi si dice che è stata effettuata l'analisi e nessun problema è stato rilevato. Se fosse stato identificato qualche problema sarebbe partito un sistema automatico di correzione che avrebbe indicato nero su bianco le azioni che stava compiendo, tutte le azioni quindi di recupero per fare in modo di mettere in uso sicuro questa unità. Il controllo quindi che ho eseguito
con il comando, la lettera e lo /R è quello che ti consiglio di usare sempre, in modo che se vengono trovati dei problemi vengono anche immediatamente risolti e vedrai comparire tutte le azioni di correzione che vengono eseguite. Alla fine del processo, che in questo caso è stato molto rapido perché la pennetta è piccola, i file contenuti sono tanti, ma tu potresti impiegare molto tempo in base alla dimensione del disco da analizzare e alla quantità di dati contenuti. Quindi questo è tutto per l'uso del comando chkdsk, le varie opzioni utilizzabili te le ho mostrate, ti ho spiegato come utilizzarlo, come non interromperlo mai e adesso sei in grado perfettamente, in totale autonomia, di fare un check-up dei tuoi dischi, qualunque essi siano. Sebbene puoi usare il comando su qualsiasi disco esterno o USB senza problemi, la sua esecuzione sull'unità in cui hai installato Windows, in genere identificata con la lettera C, salvo strane eccezioni, chiederà di ravviare il sistema per poter eseguire il chkdsk, perché ovviamente, essendo il disco usato per gestire tutto il sistema, non può essere bloccato e analizzato nel modo corretto mentre questo è in funzione. In questa casistica, che poi è la più utilizzata per trovare problemi al proprio disco principale, premi la S per accettare che il controllo venga fatto al riavvio del sistema. Windows eseguirà il chkdsk subito dopo il riavvio. Il comando che ti ho indicato con l'opzione R esegue contestualmente anche l'opzione F ed è l'opzione più corretta da usare per cercare di riparare gli errori presenti. Prima di eseguire un chkdsk con l'opzione R, che andrà a ripristinare eventuali problemi riscontrati, ricorda di effettuare il backup dei file più importanti in un'altra unità, perché potrebbero essere eliminati al termine del processo. C'è infatti il rischio, anche se minimo, che se questi file si trovano in prossimità di un settore danneggiato, il chkdsk li identifichi come danneggiati e li elimini dall'area in cui si trovano. Ricorda che chkdsk/R non è pensato come utilità di recupero dati e non sempre riesce a recuperare correttamente i file danneggiati, perché la sua azione di lavoro è piuttosto recuperare i file da aree danneggiate o malfunzionanti per spostarle poi laddove possono funzionare meglio. Ci sono altre opzioni del comando chkdsk, ma non te le mostrerò e, come già detto, quelle che ti ho descritto sono più che sufficienti per la maggior parte dei casi. Puoi inoltre lasciare a Windows il compito di eseguire chkdsk semplicemente scrivendolo nella barra di ricerca ed eseguendolo, ma così facendolo, anche se avrai un controllo grafico del processo, non avrai però il controllo delle opzioni e non vedrai nessun risultato man mano che il comando va avanti, per cui io personalmente ti suggerisco di usarlo da prompt dei comandi. La fatica è poca, come hai visto, il comando è abbastanza banale, ma avrai una maggiore precisione e controllo del processo di analisi e correzione con tanto dei risultati messi nero su bianco. Altro modo in cui puoi usare il comando chkdsk è dal disco di installazione di Windows, che ti ho insegnato in più video come scaricare e preparare. Se non sai come farlo, cerca all'interno del canale e troverai vari video che ne parlano e mostrano come creare un disco di installazione per Windows. Dal disco di installazione, che magari usi proprio perché il sistema non vuole saperne di partire, puoi andare a lanciare il comando chkdsk per vedere se l'origine del problema stava sul disco. Ti basterà far partire il sistema col disco di installazione preparato, quindi seguire le indicazioni per la riparazione del computer anziché per l'installazione. A questo punto, tra le opzioni avanzate, potrai selezionare la voce prompt dei comandi e lanciare da lì il chkdsk come ti ho insegnato a fare. E questo è tutto quello che penso che tu debba sapere sul comando chkdsk, una opzione integrata nel sistema Windows per l'individuazione e la correzione degli errori del disco che spesso causano grossi grattacapi.
La possibilità di usare uno strumento integrato ti evita di doverti procurare un software esterno e questo è sicuramente vantaggioso sotto tutti gli aspetti, visto anche che il comando è facile da usare anche per i meno esperti. Spero che questo sistema ti possa essere utile a risolvere eventuali problemi con i tuoi dischi e comunque farci un controllino non male non fa. Ricorda solo di far terminare il comando in ogni caso senza terminarlo mai prematuramente. Io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato, ti mando un saluto e ti chiedo come sempre di supportare questo video con un like e un commento se pensi che ho fatto un buon lavoro. E come sempre, noi ci sentiamo nel prossimo video. Se questo video ti è piaciuto e hai apprezzato il mio lavoro, dimostralo lasciando un like. A te non costa nulla e mi consentirai di promuovere il mio impegno e portare nuovi contenuti professionali. Ti invito inoltre ad iscriverti al canale e a non dimenticarti di cliccare sulla campanella per essere avvisato all'uscita di ogni mio nuovo lavoro. Noi ci sentiamo nel prossimo video. Alla prossima!